Sì, dammi il panino con la porchetta. Paolo? Eh? Paolo! Paolo, che cosa ci fai qua? Io- Spostati! Allora, ma lo sai che ore sono? No, che ore sono? Sono le 7, è l'ora dell'aperisucco. Dai, fatti più là, vattene. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata dell'aperisucco in Love. Questa sera abbiamo un bellissimo, buonissimo succo di frutta al melograno. Buono e soprattutto rinfrescante. Questa sera parleremo di un'opera veramente eccezionale. Amleto di William Shakespeare. È un'opera veramente... Paolo! Non dovevi andare via, che cosa ci fai ancora qua? Ancora 5 minuti. Paolo, devi sparire... No. Anzi no, spariamo insieme! Ah! Eccoci qua! E adesso? E adesso leggiamo questa bellissima scena di Amleto e Ofelia. Essere o non essere? È questo il problema. Se è più grande l'animo che sopporta i colpi di fionda e le frecce della fortuna insensata, o quello che si arma contro un mare di guai e opponendosi li annienta. Morire, dormire, null'altro. E con quel sonno mettere fine alle pene del cuore e ai 1000 traumi che la carne eredita. Morire, dormire, sognare forse. Ed è questo lo strazio, perché nel sonno della morte non ci sono sogni. Ma zitto adesso, entra la leggiadra Ofelia. Mio buon signore, come si è sentito durante tutti questi giorni? Oh, bene, grazie. Signore, ho qui con me dei ricordi che da tempo volevo restituirvi. Vi prego, prendeteli. Non io non vi ho mai dato niente. Oh, voi sapete bene di avermeli dati e accompagnati da parole così dolci da renderli ancora più preziosi. Quel profumo è svanito. Riprendeteli. Ad un cuor gentile anche i doni più ricchi diventano poveri se chi li dona si mostra crudele. Eccoli, mio signore. Voi siete onesta? Monsignore? Siete bella? Che intende dire, vostra altezza? Che essendo onesta e bella come siete, mai la vostra onestà dovrebbe ammettere che si parli della vostra bellezza. Con chi potrebbe meglio accompagnare la bellezza se non con l'onestà? Oh sì, ma la bellezza ha tal potere da far dell'onestà la sua ruffiana, più di quanto non possa l'onestà fare a sua somiglianza la bellezza. Io una volta vi amavo. Mio signore, confesso, me lo avete dato a credere. E non avresti dovuto! Io non vi ho mai amata! Mi sento così ingannata. Ma vai in un convento! Perché vuoi procreare peccatori? Anch'io sembro virtuoso e tuttavia sarebbe stato meglio che mia madre non m'avesse mai partorito. Sono superbo, vendicativo, pieno d'ambizione. Che ci fa al mondo un essere così? Siamo tutti grandi canaglie e farai bene a non credere a nessuno. Tuo padre, dov'è? A casa, mio signore. Serpe, addio! Cosa ha mai fatto, mio signore? Se ti sposerai, voglio darti questo ammonimento. Puoi rimanere casta come ghiaccio, candida e pura come fior di neve, ma non potrai sfuggire alla calunnia. Perciò vattene in un convento. O se proprio hai bisogno di sposarti, prenditi uno scemo, perché quelli furbi sanno fin troppo bene che mostri fate di loro. Va, chiuditi in convento. E presto. Addio.
Oddio, è pazzo, è completamente pazzo! Pazzo? Sì, sono pazzo, folle, fuori di testa! Ti trucchi? hm? Dio t'ha dato una faccia e tu ti mascheri con un'altra. Quando cammini, sculetti a destra e a manca e chiami coi nomi più strani le creature di Dio e fai passare la tua ingenuità per purezza. Va, ne ho abbastanza. Vattene in convento. Serpe. Oh, qual nobile mente qui sconvolta. Occhio di cortigiano, lingua di dotto, spada di soldato. La speranza e la rosa del giardino del nostro regno. Specchio della moda, modello d'eleganza. Ammirazione del genere umano. Tutto in lui è svanito. Ed io, la più infelice e derelitta delle donne, che ho assaporato il miele delle sue promesse, debbo guardare desolata questo nobile intelletto risuonare di un suono stridulo come una bella campana stonata. E il suo aspetto di fiorente giovinezza, guastato da questa specie di delirio, men misera, che ho visto quel che ho visto e vedo quel che vedo. Bella, eh? Caspita, non me la ricordavo così bella, così intensa, eh? Era intensissima, sì. Mi ricordo che l'avevano fatta i due nostri colleghi. Questa scena è sempre inserita all'interno del nostro spettacolo, Un viaggio con William, ti ricordi? Sì, mi ricordo molto bene. Beh, era veramente un pugno nello stomaco. Ma perché non ne leggiamo un'altra? Avrei in mente proprio di leggere, guarda... Ciao Paolo! Eh sì, ci prende veramente troppo gusto. Ah, eccoci tornati. Prima che mi interrompesse Paolo, vi stavo parlando dell'opera di Amleto. Questo testo è edito da Mondadori e ha la traduzione originale a fronte. Così la potete leggere anche in inglese se voleste. È un libro scritto molto bene, devo dire. Ha un linguaggio un pochino più aulico rispetto ad altre opere, ad altri testi che ho letto. Però devo dire che mi è piaciuto molto. Da questo testo ho tratto la scena che abbiamo letto prima io e Paolo, cioè quella tra Amleto e Ofelia, l'incontro proprio tra i due innamorati. Ovviamente ho tagliato moltissimo il monologo di Amleto perché è veramente tanto lungo, un monologo veramente conosciutissimo, e anche una parte del monologo di Ofelia, quindi l'ho smaltita molto e in generale la messa in scena è stata anche molto dinamica perché i due si rincorrevano quasi come fossero una preda e un leone. Quest'opera è stata scritta da William Shakespeare tra il 1600 e il 1602. È ambientata in Danimarca. Nelle ultime sere, sulle torri che cingono Elsinora, sede della monarchia danese, intorno alla mezzanotte, durante il cambio di guardia, si manifesta un fantasma. Lo spettro nient'altri è che il padre di Amleto, re di Danimarca, da poco deceduto. Amleto è il suo primogenito e come tale è anche l'erede al trono. Quest'ultimo decide di parlare con il fantasma di suo padre. Il padre svela ad Amleto questa tremenda verità. Lo zio, ambendo al trono e al matrimonio con la regina, madre di Amleto, ha ucciso il vecchio re, versandogli nell'orecchio un veleno mortale, mentre stava dormendo in giardino. Il vecchio re chiederà ad Amleto di vendicare la sua morte e soprattutto di indagare. Da qui si dipana la storia di Amleto. Egli si fingerà pazzo per poter indagare sulla morte del padre. Sullo sfondo c'è l'amore che Amleto prova per sua madre, Gertrude. Questo amore tra madre e figlio rievoca un po' l'amore edipico tra appunto Edipo e Giocasta. Infatti si pensa che all'interno dell'opera dell'Amleto questa sindrome di Edipo venga riproposta. Sempre sullo sfondo della narrazione c'è anche la storia d'amore tra Ofelia e Amleto.
Ofelia e Amleto si sono amati sin da piccoli, di un amore bello, puro, romantico, un amore giovanile. Ma cosa succederà? Purtroppo Amleto, decidendo di fingersi pazzo, deciderà anche di allontanarsi da lei. Questo provocherà in Ofelia un terribile sconvolgimento. Infatti anche lei impazzirà e non vi dico più niente. Vi consiglio assolutamente di leggere il libro. Eccoci, siamo giunti alla fine e come sempre sotto in descrizione al video troverete il link per acquistare il libro, il link per guardare e visionare l'opera teatrale dove c'era la scena che abbiamo interpretato io e Paolo, quella di Amleto e Ofelia, quindi in un viaggio con William, e troverete anche il link al film con e di Kenneth Branagh. Sì, perché dovete sapere che Kenneth Branagh ha girato un bellissimo film del 1996 in cui lui stesso interpretava Amleto, film che vi consiglio di vedere assolutamente perché è veramente un capolavoro. Pensate poi che c'è un cast stellare. Nella parte di Ofelia c'è una giovanissima e bellissima Kate Winslet, la Rosa di Titanic, ve la ricordate? E poi ci sono tantissimi altri personaggi secondari e non, come appunto Judi Dench, Robin Williams, Jack Lemmon, Gérard Depardieu. Quindi cosa aggiungere altro? Se non guardate il film, leggete il libro e se avete voglia anche date un'occhiata al nostro spettacolo. Grazie per essere stati con noi durante questa seconda puntata della Perisucco in Love. Auguri e una buona serata!